Ciao, vediamo come creare in questo video un effetto pattern con Adobe Illustrator. Un effetto pattern che poi può diventare ad esempio lo sfondo delle nostre grafiche. Andiamo a creare quindi un mix di forme partendo dalle forme semplici che Adobe Illustrator ci mette a disposizione. Preleviamo dalla palette strumenti ad esempio una forma ellisse e andiamo a disegnare sulla nostra tavola di lavoro un'ellisse semplice. Le attribuiamo un colore, che può essere tranquillamente un colore qualsiasi, lo andiamo a duplicare. La seconda per esempio possiamo costruirla partendo dalla traccia e poi con lo strumento ridimensiona gli andiamo a dare una ridimensione in difetto, quindi lo andiamo a rimpicciolire in modo proporzionale. Per ridimensionare in difetto, quindi per rimpicciolire una forma semplice in modo proporzionale, quindi che permette di avere le stesse distanze tra una forma e l'altra al suo interno, dobbiamo agire appunto con un ridimensiona uniforme attraverso una scala di valori. Facciamo un esempio, partiamo dal cerchio al 100%, lo andiamo a ridimensionare al 75%, vedete l'anteprima, copiamo. Torniamo a selezionare il primo cerchio, ridimensioniamo, andiamo al 50%, quindi manteniamo un'equidistanza del 25% tra un cerchio interno e l'altro. Copiamo. Torniamo a selezionare il cerchio principale, strumento ridimensiona, abbiamo detto 75, 50, quindi 25. Copiamo. Ed ecco qui il nostro insieme di cerchi concentrici, l'uno equidistante dall'altro. Questa è una piccola tecnica che può essere utilizzata anche nella progettazione di un logo. Adesso CTRL G o Command G andiamo a raggruppare in modo da ottenere un'unica figura nella gestione. Secondo insieme di forme, prendiamo per esempio una linea, gli diamo un valore di 250 pixel, 90 gradi quindi altezza, 3 punti di traccia, Alt e clic del mouse lo andiamo a duplicare qui e poi CTRL D andiamo a moltiplicare la clonazione. Infine andiamo a creare sempre con un'ellisse un insieme di piccole ellissi con lo stesso riempimento colore. Selezionato uno lo andiamo a duplicare, poi a clonare, selezioniamo il primo gruppo, lo duplichiamo e poi lo cloniamo. Per duplicare una forma Alt più clic, per clonare una forma mantenendo la stessa equidistanza dalla precedente, CTRL D. Questo è il nostro mix di forme, lo facciamo più piccolo in questo modo, dopodiché lo selezioniamo tutto, andiamo su Oggetto, Pattern, Crea. Il nuovo pattern è stato aggiunto al pannello campioni. Il pannello campioni è il pannello che ospita tutti i campioni di colore, di gradiente, di pattern. Ok, ed ecco qua. Diamo un nome al nostro pattern, forme arancioni, ed ecco qui il valore di tipo porzione, che è fondamentale perché ci permette di stabilire in che modo devono essere distribuiti gli elementi che compongono il pattern all'interno della superficie sulla quale vengono applicati. C'è la modalità griglia, che potete vedere qui dall'anteprima, c'è la modalità mattoni per riga, che segue esattamente il nome, cioè appunto come se fosse una disposizione di mattoni all'interno di una riga, in modo così discontinuo. Mattoni per colonna. Possiamo naturalmente andare a modificare lo scostamento dei mattoni nel parametro appena inferiore. Questo ci permette di avere una distribuzione diversa e variegata a seconda delle nostre esigenze dei mattoni, appunto. Poi abbiamo esagonale per colonna ed infine esagonale per riga. Ora, attenzione perché tutte le modalità che noi selezioniamo, per esempio esagonale per colonna o esagonale per riga, ci permettono di vedere l'anteprima in blu come se simulasse un contenimento, come se simulasse un riempimento da pattern.
Ovviamente questo è perché noi abbiamo selezionato di default i parametri in basso al pannello mostra bordo porzione, mostra bordo i campioni. Lasciamo per esempio esagonale per colonna e chiudiamo. Andiamo a creare adesso una nuova tavola, come se fosse la nostra grafica pubblicitaria. Creiamo un rettangolo e facciamo sì che copra tutta la superficie della tavola, come se fosse il suo sfondo. A questo punto, indipendentemente dal colore di riempimento di questa forma, andiamo ad aprire il pannello campioni, scendiamo in basso e come vedete qui sotto c'è il pattern che abbiamo appena creato. Clicchiamo ed ecco qui, abbiamo applicato lo sfondo pattern. Questa è una tecnica di effetto pattern molto semplice, efficace, performante, che possiamo applicare per esempio a tutte le nostre grafiche web oppure grafiche per la pubblicità stampata. Ciao, grazie e alla prossima!